Una violenta rissa che comporta la chiusura di un'arena per 10 anni. Per quanto possa sembrare cronaca quotidiana, parliamo di un fatto accaduto a Pompei nel 59 d.C. e che è stato poi narrato in un affresco, ritrovato nel 1869 nel peristilium della casa di Actius Anicetus a Pompei, meglio nota come la casa della rissa nell'anfiteatro. La rissa scoppiò in occasione di uno spettacolo di gladiatori tra le tifoserie di pompeiani e di nucerini. Fu un evento così violento che Nerone stesso ordinò la chiusura dell'anfiteatro per 10 anni. Tanto creò scalpore questo avvenimento che Tacito lo descrisse così negli Annales. Dapprima si scambiarono ingiurie con l'insolenza propria dei provinciali, poi passarono alle sassate, alla fine ricorsero alle armi, prevalendo i cittadini di Pompei, presso i quali si dava lo spettacolo. Furono perciò riportati a casa molti nocerini con il corpo mutilato per le ferite, ed in quella città parecchi fra i cittadini piansero la morte di figli e di genitori. Il principe affidò l'inchiesta sugli incidenti al Senato e il Senato ai consoli. Poi, quando la faccenda ritornò al Senato, ai pompeiani furono vietate per 10 anni simili riunioni e vennero sciolte le associazioni costituitesi in modo illegale. A Livineo e a quanti avevano provocato i disordini fu comminato l'esilio. La rivalità tra i due popoli, tuttavia, pare avesse una radice politica. È probabile infatti che lo scontro sia scoppiato per un forte malcontento dei pompeiani a seguito della deduzione della colonia di Nocera da parte di Nerone e per la conseguente distribuzione dei territori della città di Stabia alla nuova colonia e non a Pompei. L'affresco rappresenta probabilmente uno dei momenti più violenti dell'accaduto, quando la rissa, dagli spalti dell'anfiteatro, si sposta all'esterno. Osserviamo le figure umane che, nonostante rappresentate con semplici sagome e poche pennellate, trasmettono la drammaticità del momento. C'è chi cerca di fuggire, chi si ripara sotto le bancarelle dei venditori, qualcuno giace per terra, forse ferito o addirittura senza vita. Il tutto è rappresentato, come si può notare, senza particolare attenzione per la prospettiva, ma con particolare riguardo per i dettagli architettonici. Infatti, l'anfiteatro e la palestra sono rappresentati come ancora oggi possiamo ammirarli al Parco archeologico di Pompei. Dell'anfiteatro si riconosce la grande scala d'ingresso e le coperture che un tempo servivano a fare ombra. La palestra ha al centro la piscina, ancora oggi visibile, ed inoltre c'è un particolare dettaglio che possiamo notare sulle sue pareti. Sul muro della palestra leggiamo chiaramente i nomi di 2 noti finanziatori di spettacoli di epoca neroniana. In epoca romana, infatti, i giochi gladiatori erano un potente mezzo politico, servivano agli organizzatori a guadagnare consenso ed avevano anche una forte funzione sociale. Erano momenti importanti per la vita pubblica ed un mezzo di governo per la classe dirigente, che attraverso l'organizzazione dei giochi poteva meglio controllare gli umori delle masse. La particolarità di questo affresco è dunque sicuramente quello di essere uno, se non il primo documento su una rissa tra tifoserie, ma soprattutto per il fatto di avere come oggetto non miti e dei, ma un soggetto storico che ci permette di conoscere meglio gli usi, i costumi e la storia di un popolo.